Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sono qui in compagnia di Paolo Zacchera, la compagnia del Lago Maggiore, e oggi Paolo Zacchera ci dirà finalmente quali sono i 5 segreti per avere una splendida camellia come quella che vediamo qui alle sue spalle. Cosa bisogna fare, Paolo? Tenerla in ombra durante l'inverno. Il cielo il film sopra questo tunnel è bianco opaco perché le piante siano all'ombra. Le piante all'ombra sono verdi e stanno bene. Durante l'inverno hai detto? Durante l'inverno, perché durante l'estate la pianta non ha problemi a stare al sole, ma durante l'inverno non deve avere sbalzo di temperatura. Drenaggio. Queste piante hanno bisogno di un'irrigazione continua, ma l'eccesso di acqua deve poter uscire. Quindi se sono in vaso bisogna comprare dei vasi che abbiano un grosso numero che abbiano dei grossi buchi che permettono all'acqua in eccesso di uscire e addirittura dell'aria ci poter circolare sotto. Poi qua si vede, non si vede, ma sotto questo telo, vieni Alessandro, Eccoli sotto qua. questo telo c'è un notevole spessore di ghiaia perché l'acqua in eccesso deve poter uscire, e anche noi abbiamo dato anche pendenza alle strade e ai piazzali, in modo che quando piove una settimana una pianta in un vaso di plastica, un sacchetto di plastica, la pianta non respira. La pioggia o l'eccesso di irrigazione può far marcire le radici. Il drenaggio è indispensabile per poter dare alla pianta molti anni di vita. Bene. Una regolare potatura può essere estetica, però i rami, vedete qui, sono state potate proprio in questi giorni. Questa è una pianta cresciuta in maniera naturale, si può lasciarla crescere in maniera naturale, ma poi vento e neve la possono rendere un po' fragile, quindi una regolazione dei rami un po' fuori forma. Pacciamatura. La pacciamatura permette alle piante di avere meno concorrenza da parte delle piante infestanti, che sono inevitabili, quindi non si deve usare. Se si usa la pacciamatura non c'è necessità di usare diserbanti. La pacciamatura poi in questo caso qui è pino sbriciolato, va a ricomporre il terreno acido di cui questa pianta ha bisogno. La concimazione è la pistola puntata alle tempie delle piante. Noi abbiamo quasi smesso di utilizzare prodotti di origine chimica perché vanno benissimo per i limoni, vanno benissimo per il mais, vanno benissimo per il riso, ma le piante, le azalee, le camellie hanno bisogno di quantità minima di concime, ed è più facile dargliene in più di quanto effettivamente hanno bisogno. Allora, che soluzione usare? Noi siamo passati all'utilizzo di concimi di origine organica, sia vegetale sia animale. Questo, mi rincresce dirlo, è di origine animale, quindi si tratta di carcasse, scarti di macelleria macinati e cotti. Però esiste un altro prodotto anche che usiamo parecchio, che è un lavorato di scarti di lavorazione di prodotti vegetali, mais e barbabietola da zucchero. Quindi sono un concentrato di sostanza organica leggero, senza sale, che permette alle piante di crescere bene, senza bruciarli, e poi ricordarsi di bagnarli. Bene, allora abbiamo visto insieme a Paolo in questa rapida carrellata quali sono i 5 segreti per avere una splendida camellia. Alessandro, Paolo Zacchera e le camellie qui alle nostre spalle vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!